Salve ragazzi, come state? Oggi sono qui per mostrarvi come sostituire la corda del vostro Motosega Steel. Andiamo! Allora, con una chiave francese inizieremo a smontare il coperchio. Ragazzi, dimenticavo, prima di smontare il coperchio avviamento, smontate il coperchio filtro aria. Successivamente smontiamo i tappi serbatoio. Ora che il nostro coperchio di avviamento è stato smontato, possiamo iniziare a togliere la puleggia. Togliamo il fermo, prima di tutto, poi la rondella e il cricchetto avviamento. Muoviamo leggermente la puleggia prima di toglierla da dentro l'incastro, così che la molla possa togliersi facilmente da vicino alla puleggia, altrimenti rischiamo che la molla salti fuori e ci sarà un bel po' di lavoro da fare. Un attimo, prendo la corda e arrivo. Prima di rimontare tutto, mi raccomando ragazzi, diamo una ripulita a tutto il coperchio. Dopo aver tagliato la corda leggermente più lunga di quella vecchia, andiamo a riscaldare le due estremità della corda con una fiamma ossidrica. Attenzione a non scottarvi. In questo modo saremo più facilitati a reinserirla nella puleggia. Annodiamo l'estremità della corda dopo averla inserita nella puleggia e assicuriamoci che il nodo mantenga. Ora riarrotoliamo tutto, scusatevi, e inseriamo un po' di olio o di grasso all'interno della molla. Inseriamo la puleggia nell'apposito incastro, cercando di agganciare la molla di sotto, muovendo leggermente la puleggia. Ecco. Inseriamo di nuovo il grilletto di avviamento, la rondella, e poi il fermo per bloccare il tutto. Ok? Siamo pronti per inserire il manico dell'impugnatura. Qui di solito io faccio un nodo diverso da quello che ho fatto prima. Piego la corda così all'estremità, faccio un risvolto, infilo dentro l'estremità della corda e tiro, così che il nodo possa essere più grande e anche se si dovesse consumare l'impugnatura non fuoriesce la corda. A questo punto arriviamo alla parte più delicata. Come potete vedere, la corda in questo momento è penzolante. Ora dobbiamo caricare la molla così che la corda possa riavvolgersi tutta e non rischiamo che tutto penzoli fuori.
prendo la corda e cerco di fare dei giri cercando di far girare anche la puleggia in questo modo. Poi blocco la puleggia, tiro fuori la corda ed è tutto pronto. La molla è stata caricata e tutto funziona perfettamente. Siamo pronti per rimontare il tutto. Tiriamo leggermente il freno catena verso la maniglia. Assicuriamoci che il coperchio di avviamento funzioni nel modo corretto. Riavvitiamo entrambi i tappi. Riavvitiamo tutte le viti del coperchio. Come potete vedere, il coperchio avviamento funziona correttamente. Ragazzi, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Grazie, alla prossima.